La prova è dappertutto. Che cosa è successo negli ultimi 50 anni? Venite in Sud America con me. Quanti dittatori c'erano allora laggiù e quanti ce ne sono adesso? Ce n'è rimasto uno e ai giorni contati. Osservatelo, perché vorrà allearsi con altri dittatori e non ce ne sarà nessuno. Un'economia controllata fallirà assolutamente. La sua sta cominciando a non funzionare. Questi dittatori stanno cadendo perché rappresentano un paradigma della vecchia energia, una natura umana vecchia. Sta prendendo piede una nuova coscienza. Guardate il quadro d'insieme. Uscite dalla paura e comprendete di nuovo che il tempo per voi è lento e queste cose sono generazionali, non stagionali. Ci saranno battaglie vinte e perse per la coscienza elevata. Ci sarà un paese che sembrerà persino andare un po' indietro, prima di andare avanti. È in questo modo che funziona il tempo e funziona la coscienza. Ecco la predizione che vi abbiamo dato. Voi state cominciando a vedere i semi della pace in Medio Oriente. Non nei notiziari, ma nelle nuove aree sociali, con i giovani. E, quando essa si stabilirà, la questione più grossa saranno ancora i palestinesi. Ma, forse per la prima volta, i loro fratelli islamici, nei paesi circostanti, cominceranno a includerli invece di non includerli come stanno facendo adesso. Prestate attenzione alla compassione della fratellanza, non alla guerra, ma alla pace e alla stabilità finali. E sì, ci saranno quelli che ti diranno l'esatto contrario, carissimo. È questo che vediamo. Accendete i vostri notiziari e lo vedrete. Ma lo vedete graficamente, vero? E vedete la tristezza e la morte, perché quello è più drammatico. Pensate solo a quelli che sono venuti su questo pianeta per dare la propria vita e sacrificarsi per qualcosa di grandioso, la pace nella loro terra. È proprio ciò che faceste voi per creare questi Stati Uniti. Voi doveste farvi strada lottando, no? Somiglia a un vecchio paradigma, il fatto che a volte dobbiate coinvolgere il ponte di spade fra il vecchio e il nuovo. Ma, qualche volta, lo fate solo per farvi strada attraverso una natura umana, che è stata in un certo modo per migliaia di anni. Il Giappone. Parliamo per un attimo del Giappone e poi chiuderò la giornata dei messaggi. Ci sono migliaia di anime dalla mia parte del velo, e stanno bene, più che bene. Abbiamo parlato così spesso di quel che avviene al vento di nascita. Vi dissi che ancor prima di venire al mondo esse videro il potenziale. Le guardai negli occhi. Potresti non vivere a lungo. Lo sai, vero? Stai entrando su questo pianeta e potresti non restarci a lungo. E il trapasso che avrai con la tua famiglia non sarà piacevole, se mai può esserlo. Perché mai vorresti venire comunque? Voglio dirvi che cosa risposero. Quando un'anima ha la mente di Dio, essa comprende pienamente che cosa genera pace, e che cosa genera un cambiamento dell'energia. Potete vedere chiaramente che cosa genera ciò di cui il pianeta ha più bisogno, quando state per arrivare. Quindi esse dissero: faremo parte di uno dei maggiori eventi di compassione che il pianeta abbia mai visto. Un terremoto, uno tsunami? Tutti quelli che se ne sono andati quel giorno cambieranno la Terra per sempre. Ed è già successo. È stata la stessa cosa anche per l'ultimo tsunami? Ognuno di loro singolarmente, dalla mia parte del velo, si sta preparando a tornare. Molte vecchie anime erano coinvolte e, solo per un attimo, se potessero darvi qualsiasi informazione, se potessero parlarvi proprio adesso, se potessero parlare la vostra lingua e guardarvi negli occhi, vi ringrazierebbero per la vostra compassione per loro e per quelli che sono rimasti. E direbbero: siate con i familiari, che sono rimasti. Entrate nei loro cuori ogni giorno e date loro pace e fate in modo che non piangano, perché noi stiamo bene. Potenza nucleare svelata. Dunque, lasciatemi dire che altro hanno fatto. Vi hanno mostrato che cosa c'è di sbagliato con la potenza nucleare. Sicuro al massimo, dicevano. I nostri dispositivi sono forti e non possono fallire. Ma è successo. Non vanno bene per Gaia.
Sembra che da più di 20 anni ogni singola volta che sediamo sulla sedia e parliamo di potenza elettrica, vi diciamo che avete a vostra disposizione centinaia di migliaia di tonnellate di energia tira-spingi, con cadenza regolare. È regolata dalla Luna, per sempre. Essa può produrre tutta l'elettricità per tutte le città del vostro pianeta, indipendentemente da quanta ne usate. Non c'è alcun impatto ambientale. Usate la potenza delle maree, degli oceani e delle onde in modi intelligenti. Usateli in una maniera più grande di quanto qualunque progettista abbia ancora immaginato, per alimentare le vostre città. Idro è la risposta. Non è pericoloso. L'avete ignorato perché sembra più difficile da progettare e non è un ambiente controllato. Eppure, avete scelto di costruire uno dei più complessi e pericolosi motori a vapore della Terra, la potenza nucleare. Abbiamo anche fatto notare che tutto ciò che dovete fare è scavare sufficientemente a fondo e il pianeta vi darà il calore. È proprio sotto la superficie, sempre non troppo lontano. Avrete un motore a vapore di Gaia anche in quel caso. Non c'è alcun pericolo e non dovete scavare tanto. Tutto ciò che dovete fare è scaldare il fluido, e ci sono alcuni fluidi che raggiungono l'ebollizione molto prima dell'acqua. Quindi noi lo diciamo e lo ripetiamo. Forse questo vi farà vedere che cosa c'è di sbagliato in quello che avete fatto e questo cambierà gli atteggiamenti della vostra scienza, per creare qualcosa di così bello e così potente per i vostri nipoti. Perché pensate vi sia stata data la Luna? Adesso lo sapete. L'universo benevolo vi diede un corpo astrale, che consente alle acque del vostro oceano di tirare e spingere con la regolarità più precisa che conosciate. Tuttavia, eccovi seduti lì, che ve la godete solo per guardarla, invece di utilizzarla. Potrebbe esserci un'energia enorme, per sempre gratuita, pronta ad essere convertita, quando progetterete i metodi per catturarla. È tempo. Perciò, in chiusura, capite quello che state vedendo? State vedendo disegno intelligente, energia quantica e coscienza elevata. State vedendo cambiamenti nella natura umana. State vedendo paesi che mettono le cose insieme, invece di separarle. State vedendo quelli che non vogliono la guerra, e che invece vogliono la pace, buone scuole per i loro figli, sicurezza per le strade e voce in capitolo nel loro governo. Vi dicemmo che sarebbe successo in questo modo. Voglio che il mio partner, per un po', insegni queste cose, che ho detto, nelle sue conferenze 3D. Molti non sarebbero in grado di sapere queste cose altrimenti. Date energia a coloro che sono in lotta. Aiutateli a superare queste cose in maniera più facile. È questo che fanno le vecchie anime. Usate il vostro motore di compassione umana. Cambiate quel vecchio paradigma di lotta e, invece, accelerate le differenze, che si verificano senza conflitto e senza morte. Siate nel posto giusto al momento giusto e comprendete il vostro posto compassionevole su questa terra. Voi siete vecchie anime che stanno su questo pianeta e danno compassione ovunque possono. È questo il nocciolo. Questo è il combustibile di Dio e questo pianterà i semi della pace sulla terra. Non siete mai stati più vicini di così. Infine, cercate di ignorare ciò che potrebbe cambiare in negativo. L'abbiamo detto. Alcune cose potrebbero non andare lisce come pensate, perché queste cose richiedono tempo e vengono fatti degli errori affinché impariate. La recessione. La recessione è il risultato della vostra decisione di modificare il vostro sistema bancario. Gli illuminati dissero a molti che questo non sarebbe mai potuto accadere. Perché? Perché il denaro grosso non si può toccare. È semplicemente una cosa troppo grande per qualsiasi cultura cambiarlo ed essi contavano su questo. Beh, è stato appena cambiato. Capite che cosa state facendo, qui, in questo paese? Questo influenza l'intero pianeta. State cercando di riallineare l'integrità del modo in cui il denaro viene usato, stampato e prestato. Non si tratta dell'idea di un partito o di un governo.
Entrambi hanno avuto una parte nel creare questo cambiamento. Forse questo getta un'altra luce su quello che vi è stato detto riguardo alla vostra economia. Quando potate un frutteto, per un po' esso sembra ferito e brutto. Poi, col tempo, sboccia in qualcosa di molto più grandioso di com'era prima. La Cina. Io sono Crion. Vi ho appena dato i potenziali. Aditema, Crion, prima che tu te ne vada, hai lasciato indietro il più grande. Nessuno parla della Cina. Va bene. Vi darò un'altra predizione. La Cina è molto interessante, vero? Improvvisamente, questo vecchio paese si trova in una posizione strana. Possiedono il debito degli Stati Uniti. Qualcuno di voi direbbe questo non va bene. Non funzionerà. Quindi, lasciate che vi dica di che cosa si tratta. La sincronicità ha colpito, perché adesso la Cina capisce che, se mai vorranno essere pagati, dovranno allearsi strettamente con le valute occidentali e aiutare a creare abbondanza. Ecco la predizione: la Cina presto lascerà libera la Corea del Nord. L'alleanza si scioglierà o diventerà stantia. Ci sarà uno sconvolgimento politico in Cina. Non un golpe, né una rivoluzione. Nei circoli interni di quella che chiamate politica cinese, ci sarà una rivalutazione degli obiettivi e della politica monetaria. Alla fine, vedrete una rottura con la Corea del Nord, che farà sì che cada ancora un altro dittatore, e che avvenga un'unificazione con il Sud. Vi piace fin qui? Guardo vecchie anime che vennero coraggiose su questa terra, che siedono sulle sedie di fronte a me. Ci fu un tempo in cui non avreste mai pensato che sareste riusciti ad arrivare addirittura fino al 2011. Ma, grazie a quello che avete compiuto su questo pianeta, non solo siete ancora qui, ma vi state muovendo attraverso il cambiamento. Sono in arrivo tempi duri. Ma questo fa tutto parte del piantare i semi della pace. Non viene facile. Si muove lento lento, in una direzione positiva. I vostri nipoti guarderanno voi, quelli che non sono nemmeno ancora nati, che sono dalla mia parte del velo, ora vi stanno guardando. Stanno dicendo tenete duro. Perché quando arriveremo lì, sarà veramente un luogo di pace. E così è. Crion.